Clicchiamo sulla nostra immagine add.png e come vedete il nostro pop-up include la nostra immagine direttamente nella finestra, quindi nel browser. Qua nell'intestazione vedete c'è scritto nome file, che se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze stai nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'upload dei file all'interno delle nostre directory. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a gestire i nostri file e nello specifico andremo a creare l'anteprima. Quindi al click sui nostri file genereremo un pop-up con l'anteprima del file selezionato. Ovviamente non tutti i file saranno supportati, nativamente potremo visualizzare i PDF, tutte le immagini e alcuni file di testo. Per gli altri al click verrà generato in automatico il download. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e andiamo a modificare nel nostro file elenco file il riconoscimento dell'estensione. Creiamo per esempio una nuova cartella, la chiamiamo test.2 per esempio, e come vedete in questo caso nonostante sia una cartella non viene ritrovata ovviamente l'immagine di riferimento, perché stiamo utilizzando per riconoscere l'estensione la funzione explode, che va ad esplodere il nome del file o della cartella selezionata al punto. Bene, quindi nel nostro editor all'interno del ciclo while per il momento commentiamo la funzione list, che va a recuperarsi il nome e l'estensione come abbiamo detto, e all'interno dell'if, invece di guardare se estensione è diversa da stringa vuota, utilizziamo la funzione isdir in PHP, che va a verificare se il file selezionato è o meno una cartella. Quindi se la nostra variabile i ricavata con la funzione readdir è una cartella o meno. Quindi gli diremo isdir default dir punto slash e ci concatteniamo la nostra variabile i, quindi gli diamo il percorso assoluto del nostro file o della cartella e gli diciamo è uguale uguale uguale, quindi 3 volte uguale a false, quindi in questo caso non è una cartella. Andiamo a recuperarci l'estensione del nostro file utilizzando scusate, la funzione path.info in PHP, che ci va a restituire l'estensione del nostro file. La funzione vuole il nome del file, quindi semplicemente la variabile i, e poi dobbiamo dargli l'istruzione per identificare l'estensione, quindi path.info -extension. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora viene identificata come cartella e gli viene associata l'immagine corrispondente. Bene, ora come anticipato inizio video guida, quindi al click sui nostri file dovremo andare a generare un pop-up con l'anteprima del file. Quindi innanzitutto nel nostro tag A gli diremo che al click deve richiamare la funzione show pop-up anteprima e come valore gli passiamo la nostra variabile i, quindi il nome del file. Perfetto. E nel file cloud personale, come abbiamo fatto per gli altri pop-up, andiamo a definire il pop-up, quindi show pop-up anteprima, definiamo lo stile e poi gli diciamo se non esiste il pop-up vai a crearlo
e quindi richiamerà il file privata sezioni account personale anteprima file.php e gli passiamo lo stile, altrimenti andiamo a chiuderlo perché è stato già creato e poi lo ricreiamo in questo modo. Poi nell'intestazione del nostro file dichiariamo anche la variabile pop-up anteprima, perfetto, e andiamo a creare quindi il file anteprima file.php, quindi creeremo un nuovo file e lo salviamo in privata sezioni account personale come anteprima file.php. Quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo su add.png e come vedete viene aperto il nostro pop-up e ovviamente a video non abbiamo nulla perché nel nostro file non abbiamo inserito nulla. Bene, ora all'interno di questo file dobbiamo generare l'anteprima. Ora, nella funzione principale noi stiamo passando, quindi alla funzione show pop-up anteprima, stiamo passando il nome del file. Quindi innanzitutto in ingresso la nostra funzione riceve il nome del file e tramite il get glielo passiamo al nostro file, quindi nome file sarà uguale a più nome file. Bene, quindi salviamo e vediamo innanzitutto nel nostro file anteprima di non considerare neanche la directory dove risiede il file, ma in questo e neanche la tipologia del file, quindi andremo a considerare direttamente il file png. Quindi apriamo il php e richiamiamo il tag header e gli diciamo content trattino type due punti image slash png e poi gli diciamo header content trattino disposition due punti inline che ci permetterà di aprire direttamente il file tramite il browser e poi file name uguale, qua ci scriviamo nome file, va a dare il nome alla nostra immagine e poi per finire utilizziamo la funzione read file in PHP e gli passiamo il percorso del nostro file. Il nostro percorso è la cartella privata, quindi usciamo dalla cartella account personale, dalla cartella sezioni, siamo già in privata, scusate, e poi ci concateriamo $_get nome file, quindi quello postato. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo sulla nostra immagine add.png e come vedete il nostro pop-up include la nostra immagine direttamente nella finestra, quindi nel browser. Qua nell'intestazione vedete c'è scritto nome file, che è il campo che abbiamo dato qua con file name. Bene, se noi ora volessimo però visualizzare un file ovviamente contenuto in una sottodirectory, dovremmo passare anche alla nostra funzione il percorso corretto. Bene, quindi in cloud personale nella nostra funzione, oltre al nome del file che riceve in ingresso la funzione, la chiamata, nell'URL gli concateniamo end cartella uguale
ha più car, quindi la variabile che memorizza il percorso selezionato, e ovviamente lo dobbiamo inserire per tutti e due. Bene, salviamo, e nel file anteprima qua abbiamo considerato innanzitutto il content type image.png e possiamo anche verificare come dia errore, per esempio se apriamo un file PHP, per esempio questo titolo.php, come vedete l'immagine non può essere visualizzata in quanto contiene degli errori. Viene considerato ovviamente un errore perché noi stiamo dicendo insomma al browser tramite header content type che si tratta di un'immagine, invece non è un'immagine ma un file PHP. Quindi innanzitutto dobbiamo andare a recuperare la tipologia di type e quindi definiremo la variabile type content che sarà uguale, e utilizziamo la funzione mime content type in PHP e gli passiamo il nostro nome del file, ossia il percorso, scusate, qui dobbiamo inserire anche i punti. Bene, quindi la directory dove risiede il nostro file, e poi nel content type qua, invece di metterci ovviamente image.png, dobbiamo concatenare la nostra variabile type content. Quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo su titolo.php e come vedete viene considerato come file di testo e ci stampa il testo racchiuso all'interno del nostro file. Perfetto. Quindi va a riconoscere il content type e lo associa nel modo corretto alla funzione header. Bene, poi oltre a questo quindi dobbiamo al posto di nome file concatenare la nostra variabile, quindi $_get nome file, F5, perfetto, e come vedete qua ora non scrive nome file ma add.png, quindi il nome originale del nostro file, perfetto. E poi dobbiamo considerare invece il percorso, quindi prima di definire anche il content type gli diciamo che se get cartella è diverso da stringa vuota, quindi abbiamo navigato all'interno delle nostre cartelle, allora directory sarà uguale al percorso di htdocs, poi ci concateniamo get cartella e il nome del file, quindi get nome file, altrimenti directory sarà uguale a privata / get nome file. Quindi se non abbiamo navigato all'interno delle nostre cartelle, la variabile car, quindi nel file cloud personale, sarà vuota questa variabile qua, e quindi ovviamente il percorso è semplicemente la root principale, quindi privata. Bene, quindi il content type lo deve fare su directory e ovviamente read file
lo deve fare sempre su directory. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo su add.png e come vedete viene aperto correttamente il nostro file, ci spostiamo all'interno della cartella CSS, apriamo il nostro file stile.css e come vedete viene aperto e caricato correttamente il contenuto del file stile.css. Bene, quindi sta funzionando correttamente. Ora, come ultima modifica, andiamo a evidenziare al passaggio del mouse la riga selezionata. Quindi nel file elenco file, alt R gli diremo on mouse over this.style.background color uguale, e qua ci inseriamo il colore esadecimale, ne scegliamo uno. Allora vediamo un attimino di attivare la palette. Scegliamo magari un verdolino chiaro. Se poi non va bene ce lo cambiamo. Perfetto. E all'on mouse out, quindi on mouse out, gli diciamo this style background color e ripristiniamo invece il colore originale. Quindi qua ci va la nostra variabile bgcolor. E lo stesso ovviamente facciamo anche con le righe per le directory. Quindi salviamo, F5, perfetto, e come vedete al passaggio del mouse il rigo viene evidenziato e quando la selezione non è più attiva gli viene ripristinato il colore originale. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sul pop-up che ci permetterà di rinominare il file o la cartella selezionata.